Quindi modifichiamo, visto che ci siamo, anche la data e la impostiamo successiva. Inoltriamo la nostra richiesta e come vedete è stato modificato correttamente il nostro avviso, gli è stato cambiato il nome e gli è stata anche cambiata la data dell'avviso. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'inserimento dei dati per i nostri avvisi personali. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a creare la pagina con l'elenco dei nostri avvisi e impostare la modifica dei dati. Quindi per prima cosa ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione account personale e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo elenco avvisi. Identificativo alfanumerico elenco avvisi, descrizione, pagina dedicata alla visualizzazione dell'elenco degli avvisi personali. Nome file contenuto principale non ne specifichiamo e specifichiamo direttamente il contenuto secondario che includerà la nostra tabella, quindi il file lo chiamiamo elenco avvisi.php, creiamo il file con la tabella dei dati, visibilità menu secondario, posizione voce 4 e associamo i permessi. Poi come sempre rientriamo e modifichiamo il redirect a se stesso. Quindi ci spostiamo in account personale elenco avvisi e qua apriamo il file che abbiamo appena creato e vediamo di caricare l'elenco dei nostri avvisi. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file appena creato, quindi elenco avvisi, e per prima cosa andiamo a modificare la nostra query, quindi select dati sarà uguale a select stellina from avvisi personali where fk utente sarà uguale, e qua ovviamente ci va la nostra sessione, quindi session id utente, quindi l'utente è loggato. Bene, poi definiamo le colonne della nostra query, quindi il primo id sarà id avviso ovviamente. Poi carichiamo il nome dell'avviso, quindi definiamo la colonna nome avviso che sarà uguale a new colonna nome avviso, e qua ovviamente ci va il campo del nostro database, perfetto. Poi aggiungiamo la descrizione, quindi qua sarà descrizione avviso e nome campo descrizione, perfetto. Poi inseriamo un nuovo campo dove specifichiamo la data richiesta, quindi data richiesta avviso, quindi data richiesta, e qua campo data richiesta. Bene, poi aggiungiamo la data dell'avviso, poi l'orario dell'avviso, quindi qua non l'abbiamo modificato in data avviso, perfetto. Poi ora avviso, bene. Poi aggiungiamo la tipologia, in realtà la possiamo mettere prima, no, lo lasciamo qua, poi magari li modifichiamo dopo. Tipo avviso, new colonna tipo avviso, perfetto.
E per finire aggiungiamo altre due colonne dove specifichiamo check email, new colonna inoltre email, anzi avviso email, e qua ci va inoltre email, e per finire avviso, quindi check sms, quindi qua avviso sms e qua inoltre sms. Perfetto. Definiamo le opzioni per tutti i campi. Allora, nome avviso, lineamento centrale, poi gli diciamo 20%, perfetto. Poi ci va la descrizione, e glielo impostiamo del 30%. Allora il nome li mettiamo magari, ma sì, 20 lasciamo, poi lo modifichiamo nel caso. Poi ci va la data della richiesta, 10%, la data, avviso, sempre del 10, poi l'orario, glielo mettiamo del 5%, quindi siamo 10, 30, 60, 70, 80, siamo un po' strettini, poi ci va tipologia avviso, glielo mettiamo del 10, e poi check email, ,5%, e check sms uguale, quindi dovremmo essere così giusti al 100% delle dimensioni della nostra tabella. Poi magari andiamo a correggere, insomma, una volta che andiamo a definire la colonna con i pulsanti. Quindi abbiamo detto 10, 20, 25, 30, 40, 50 e 50, 100. Bene, poi l'ordinamento lo facciamo per id avviso e per tipologia e poi per data richiesta, bene. Poi i default val li mettiamo dopo, li impostiamo, poi definiamo la tabella, aggiungiamo le colonne, quindi nome avviso, poi ci va la descrizione, data richiesta e data di avviso, quindi data richiesta, data avviso, orario di avviso, che
che l'abbiamo chiamato ora, non orario, perfetto. Poi ci va la tipologia e check email, quindi tipo avviso, check email e check sms, quindi check email e check sms, perfetto. Poi definiamo il titolo della tabella, che la chiamiamo elenco avvisi personali, e definiamo la nostra tabella. Quindi per il momento salviamo così, premiamo F5, perfetto, è stata aggiunta correttamente la nostra tabella. Allora vediamo i campi. Allora in realtà possiamo anzi no, lo lasciamo così, poi magari dopo quando aggiungiamo i pulsanti andiamo a togliere qualcosina magari al nome dell'avviso per la colonna per i pulsanti. Ora in realtà andiamo a settare i valori di default per quanto riguarda la tipologia dell'avviso, l'email e l'sms. Allora per quanto riguarda i campi di default dovevamo definire l'array, quindi l'array dei valori, in questo caso array tipo lo chiamiamo, e definiamo le tipologie. Quindi al campo 1 era avviso singolo, quindi singolo. Poi al 2 c'è il giornaliero, sì, giornaliero. Poi al 3, quindi all'indice 3 impostiamo il mensile, e all'indice 4 invece l'annuale. Quindi annuale. E poi dobbiamo associare alla colonna, quindi a tipo avviso, il valore di default, quindi array tipo. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ci va a sostituire il numero 1 con singolo, perché avevamo definito nella precedente video guida un avviso singolo. Ora lo stesso facciamo con l'email e l'sms. Stato 1 avviso per email sì, stato 0 avviso per email no. Quindi è lo stesso per l'sms, quindi definiremo array email uno sì, 2 no, e gli altri valori ovviamente non ci interessano, e quindi qua a check email set default val array email, e avevamo impostato come 0 no e come 1 sì in realtà. E poi lo stesso facciamo con l'sms, quindi array sms all'indice 0 stato no, quindi non dobbiamo inoltrare, non abbiamo richiesto l'inoltro per sms, stato 1 invece sì, e quindi a check sms gli diciamo set default val array sms. Poi in descrizione in realtà vi lascio il link alla videoguida apposita che abbiamo effettuato per la definizione dei valori di default per le nostre tabelle, in modo da potervelo rivedere qualora non l'abbiate visto. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete è stato impostato l'avviso email sì e l'avviso sms no, come da istruzioni. Ora definiamo la pagina per la modifica dei dati, quindi ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione
account personale, definiamo una nuova pagina che la chiamiamo modifica avvisi, identificativo modifica avvisi, permette di modificare i dati dell'avviso personale selezionato, nome file contenuto principale modifica avvisi.php, creiamo il file col form per l'inserimento di dati, tabella non ne dobbiamo inserire, visibilità menu neanche, e associamo i permessi per l'utente che sta definendo la pagina. Poi ci spostiamo in amministrazioni, sempre account personale, e definiamo una nuova azione che la chiamiamo elenco avvisi, descrizione pulsanti, tabella elenco avvisi, e poi ci spostiamo in amministra pulsanti, sempre sezione account personale, e definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo modifica avviso, permette di modificare l'avviso personale selezionato, azione pulsante elenco avvisi, funzione da richiamare seleziona avviso, creiamo il file con la funzione per il redirect, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect modifica avvisi, percorso immagine icone bedit.png, posizione 1, e associamo i permessi. Perfetto. Quindi nella nostra tabella dovremmo aggiungere la colonna per i pulsanti, e qua ovviamente ci va id avviso. Perfetto. Gli diamo le opzioni, e quindi ci serve un 5% in più che lo prendiamo dalla descrizione. Bene. Poi aggiungiamo la colonna per i pulsanti e definiamo l'azione, quindi set azione, qua ci va elenco avvisi. Bene, quindi salviamo, apriamo la funzione seleziona avviso e modifichiamo come sempre record selezionato con avviso uguale a id record selezionato. Perfetto, quindi salviamo. Quindi ci spostiamo in account personale, elenco avvisi. Perfetto, è stato aggiunto correttamente il nostro pulsante. Clicchiamo su modifica e come vedete siamo arrivati a modifica avvisi, e nell'URL è stato inserito correttamente end avviso uguale 1. Perfetto, quindi qua vediamo di strutturare il form per la modifica dei dati. Quindi apriamo il file appena creato, quindi modifica avvisi, ricopiamo il nostro form da avvisi personali. Perfetto, qua sarà form modifica avvisi personali. Perfetto, oltre a pagina return dobbiamo anche passare alla pagina per il salvataggio delle modifiche l'id avviso selezionato, quindi qua sarà id avviso. Perfetto, e nell'intestazione del file, quindi se è settato l'alert si recupera i dati salvati in sessione. Prima di tutto ci recuperiamo id avviso che sarà uguale a get avviso. Bene, altrimenti quindi qua andiamo a recuperarci tutti i dati dal nostro database, quindi faremo una select avviso che sarà uguale a select stellina from avvisi
personali, where id avviso è uguale, e qua ovviamente ci va la nostra variabile id avviso. Perfetto, eseguiamo la query. Quindi MySQL query di connessione virgola $sell avviso, e ci ricaviamo i dati. Quindi MySQL fetch array di res avviso. Bene, ora associamo alle rispettive variabili il valore ricavato dal database. Quindi il primo è nome avviso, che sarà uguale a row avviso al campo nome avviso. Bene, poi ricaviamo la descrizione poi la data dell'avviso e l'orario dell'avviso. Quindi qua ci va data avviso, orario avviso, perfetto, poi ci va la tipologia, check email e check sms. Quindi tipo avviso, check email uguale a inoltro email, e check sms uguale a inoltro sms. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, ok, ha recuperato correttamente tutti i nostri dati. Ora definiamo il pulsante per il salvataggio delle modifiche, quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, account personale, nuova azione, form, modifica, avviso personale. Dovremmo averla rinominata così, controlliamo, modifica avvisi personali, descrizione, permette di modificare l'avviso selezionato, e poi definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo salva modifiche avviso, permette di salvare le modifiche apportate all'avviso personale selezionato, azione pulsante form modifica avvisi personali, sì, poi ce lo modifichiamo, funzione da richiamare salva modifiche avviso, creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect. Una volta effettuato il salvataggio delle modifiche torniamo ad elenco avvisi e associamo i permessi. Quindi abbiamo detto che dobbiamo modificare il nome dell'azione in form modifica avvisi personali. Bene, quindi ci spostiamo in account personale, elenco avvisi, modifichiamo il promemoria video. Perfetto, è stato aggiunto correttamente il nostro pulsante. Ora apriamo il file appena creato, quindi la funzione salva modifiche. Perfetto. E recuperiamo innanzitutto i dati, quindi oltre pagina return riceviamo l'id avviso,
che sarà uguale a post id avviso. Bene, poi apriamo il file per l'inserimento dei dati, così recuperiamo e ci copiamo il recupero degli altri dati. Bene, poi definiamo data oggi e effettuiamo i controlli. Perfetto, salviamo i dati in sessione. Perfetto, e in caso di errore dobbiamo tornare a pagina return e ovviamente dobbiamo completare e passargli ovviamente l'avviso, quindi end avviso uguale a id avviso. Perfetto, altrimenti faremo l'update dei dati, quindi visto che ci siamo ci ricopiamo la query. Allora in realtà dobbiamo prima definire i valori di default, ok, e poi mettiamo la query per l'inserimento e ce la andiamo a modificare. Ok, quindi update avvisi personali, set fq utente lo lasciamo, non andiamo a modificarlo, quindi set nome avviso uguale a nome avviso, poi descrizione uguale a descrizione, poi data richiesta neanche, non andiamo a modificarla, la data richiesta è valida quella al momento della definizione, data avviso sì, quindi data avviso sarà uguale a data avviso, l'orario bene, poi andiamo a capo e proseguiamo con la modifica della tipologia dell'avviso, quindi tipo avviso, perfetto, numero giorni, inoltre email, e inoltre sms, perfetto, andiamo a capo e li aggiungiamo where id avviso uguale alla nostra variabile id avviso, perfetto. E se poi ovviamente la query va a buon fine, l'header location finale non coincide in questo caso con pagina return, quindi qua richiameremo la nostra funzione cell redirect, gli passiamo la connessione, virgola, e dollarino underscore post id pulsante incluso, perfetto. Quindi salviamo, cancelliamo il nome dell'avviso e testiamo il redirect in caso di errore, perfetto, quindi promemoria video per YouTube, salviamo le modifiche. Qua ci sta dando giustamente l'errore sulla data perché stiamo andando a modificare in realtà un avviso che abbiamo definito in una precedente video guida. Ora la data di richiesta risulta inferiore alla data odierna, quindi modifichiamo, visto che ci siamo, anche la data e la impostiamo successiva, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete è stato modificato correttamente il nostro avviso, gli è stato cambiato il nome e gli è stata anche cambiata la data dell'avviso.
Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a definire il file che recupererà tutti i nostri avvisi all'interno del nostro server e in automatico andrà a inoltrare i messaggi di avviso.